raduno delle fanfare a Gorizia è il più grande di sempre? La stampa che è presente oggi per questa conferenza. Oggi siamo qui a presentare un evento, una manifestazione nazionale alpina che si terrà sabato 12 e domenica 13 a Gorizia, il nono raduno nazionale delle fanfare delle brigate alpine congedate. Questa manifestazione è stata assegnata come organizzazione alla nostra sezione nella riunione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ottobre 2023. Questa amministrazione è una delle più importanti manifestazioni all'interno, dopo la giornata nazionale, dopo il raduno del terzo raggruppamento Triveneto, è una delle manifestazioni più importanti. Ci ha fatto piacere che la sede nazionale ha scelto la sezione di Gorizia quale città che ospiterà questa manifestazione. Oggi qui al tavolo c'è, oltre al vice sindaco, che dopo spiegherò il motivo della sua presenza, e anche il consigliere nazionale Andrea Sdobi, che rappresenta il presidente nazionale Sebastiano Fava. 2 giorni importanti, dicevo. Avremo la presenza dell'Avaro nazionale dell'associazione, decorato di 114 medaglie d'oro all'oro militare, con il presidente nazionale e una importante aliquota di consiglieri nazionali. Quindi è una stazione che ha la sua importanza e quindi la presenza sarà veramente qualificata. Il patrocinio, la coorganizzazione e avremo la presenza del vice sindaco a tutte le varie momenti salienti. Il sabato sera all'auditorium che ci sarà il concerto delle fanfare, la domenica mattina al Parco della Vibranza per le cerimonie della memoria che noi abbiamo sempre all'interno delle nostre manifestazioni, e poi in Piazza della Vittoria per i saluti istituzionali. Il comune di Gorizia, purtroppo il sindaco mi ha scritto ieri scusandosi perché lui il fine settimana sarà a Pesaro per la capitale della cultura insieme ai sindaci di Trieste e Udine. Sarà sicuramente altra occasione, però il comune di Gorizia è sempre stato vicino a tutte le manifestazioni alpine e di questo non possiamo che essere contenti e soddisfatti. Tornando un attimo a quello che sarà il programma della 2 giorni. Sabato pomeriggio le fanfare, una alla volta, mentre faranno le prove all'auditorio, una fanfara alla volta dalle 16:30, non dalle 17, abbiamo rivisto un attimo l'orario. Una fanfara alla volta farà delle esibizioni in Piazza Vittoria. Concluderà l'ultima fanfara alla Cadore con il carosello. Alla sera alle 20:30 poi ci sarà il concerto di tutte e 5 le fanfare con il gran finale all'auditorio. Domenica mattina ci troveremo alle 10 al Parco della Rimembranza, dove una volta schierati i reparti ci sarà l'ingresso dell'Avaro nazionale, l'ingresso del gonfalone della città di Gorizia e l'alzabandiera come prima manifestazione, come prima cerimonia. Poi ci sposteremo con la fanfara guida, che è la fanfara del territorio, la Giulia. Praticamente ci sposteremo verso i monumenti dove ci saranno gli onori caduti. Contemporaneamente deporremo una corona a ricordo di tutti i caduti al monumento centrale del Parco della Rimembranza, al monumento all'alpino della divisione alpina Giulia e al monumento al terzo reggimento di artiglieria. Finiti questi 2 momenti della memoria e del ricordo, ci inizieremo a preparare il schieramento e ci sarà la sfilata delle fanfare lungo Corso Italia, Corso Verdi di Oberdan per arrivare in Piazza della Vittoria. Dietro ogni fanfara ci saranno, dopo la prima fanfara, il gonfalone della città di Gorizia con i gonfaloni e rappresentanti dei comuni sedi di gruppi alpini della nostra provincia. Dietro sarà la fanfara della Giulia. Dietro la seconda fanfara, che è la fanfara taurinense, ci saranno le associazioni d'arma consorelle che abbiamo invitato a partecipare e a fare la loro presenza a questa manifestazione. Abbiamo già ricevuto diverse risposte positive. Dietro la terza fanfara, che è la fanfara orobica, ci sarà l'Avaro nazionale con il Consiglio Direttivo Nazionale, il vessillo della sezione di Gorizia, che è questo, con il Consiglio Direttivo Sezionale. Dietro la quarta fanfara, che è la fanfara della Cadore, ci saranno gli altri vessilli alpini, e dietro la quinta fanfara, che è la fanfara, pardon, ho sbagliato, mi sono dimenticato di la tridentina è la terza, pardon, la quarta è la Cadore e la quinta è la
mi sono perso. Fermo, mi sono perso. Io quando vado a braccio. Allora abbiamo la fanfara guida che è la Giulia, la seconda fanfara a tavola. Perché questo ordine? Perché loro, siamo al nono raduno nazionale, partiamo dall'area geografica, no? Partiamo dall'ovest, quindi la Torinense, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, la Cadore, il Veneto, e la Giulia è quella che pesca non solo in Friuli Giulia ma anche in altre regioni d'Italia. Ecco, questo è l'ordine dello sfidamento. Arrivato in Piazza Vittoria ci sarà lo schieramento, lì le fanfare faranno delle esibizioni, ci sarà un momento speciale che non ho ancora l'autorizzazione di svelare perché deve essere una sorpresa, ma ci sarà una bella cosa, anzi due belle cose che stiamo organizzando, che riguardano due persone che hanno dato tanto alla fanfara della Giulia. Abbiamo deciso di fare proprio a Gorizia questa cosa speciale perché Gorizia è la terra della Giulia. Poi ci saranno i discorsi ufficiali da parte delle autorità convenute e ci sarà il carosello della fanfara tridentina e a conclusione della mattinata, come da tradizione, ci sarà da parte di tutte e 5 le fanfare il 33, l'inno degli Alpini e l'inno d'Italia, l'inno di Nomeni, quindi chiuderemo la mattinata. L'organizzazione è stata importante, abbiamo iniziato il 30 di gennaio a incontrarci dopo la cerimonia di Cargnacco e da lì abbiamo iniziato a lavorare come sezione in stretto contatto con la sede nazionale. Abbiamo chiesto e ottenuto di poter alloggiare i musicanti presso alcune palestre della nostra città. Abbiamo chiesto alla Brigata Alpina Giulia di prestarci 300 brandine per far dormire circa 300 musicanti, all'UGG le 2 sale, la storica e il caminetto, per poter dare il pasto ai circa 350 tra i musicanti, accompagnatori, Consiglio nazionale e chi ha lavorato in questi giorni, circa 350 persone, dare il pasto del sabato, pranzo e cena e domenica colazione e pranzo. Abbiamo chiesto alla Go Music di avere i LG, una parte degli LG che ci servono per la serata del concerto. Abbiamo chiesto alla banda Città di Cormons che ci presti alcuni strumenti musicali, tipo i timpani, la batteria e ancora qualcosa, e alcuni LG, di modo che con queste collaborazioni siamo riusciti a completare tutta la fase logistica e organizzativa di questo evento. Per ultimo i ringraziamenti doverosi. In primis al Comune di Gorizia, che anche questa volta ha dimostrato sensibilità e vicinanza e ci ha messo a disposizione tutto quello che abbiamo chiesto a titolo non oneroso. In più so che ci arriverà anche qualcosa durante l'anno attraverso il canale della cultura. Abbiamo fatto domande in gennaio. Dopodiché va ringraziata la Regione Autonoma Friuli Giulia che ci ha dato il patrocinio e anche un contributo, la sede nazionale che ci ha dato un contributo previsto per l'organizzazione di questo raduno, la Camera di Commercio della Venezia Giulia che ci ha dato sostegno e contributo, la Cassa Rurale Friuli Giulia di Ucinico che ci ha dato un contributo e l'Unione Ginnastica Goriziana che ci ha messo a disposizione i locali per poter dare i pasti ai musicanti. Ecco. 2 cose ancora da aggiungere e da non dimenticare. Stavo dimenticando, adesso ho visto il logo che c'è sulla locandina. Quest'anno, il 15 ottobre, ci sarà il 75° anniversario di costituzione della Brigata Alpina Giulia, erede della mitica Divisione Miracolo, di cui una grossa parte è stata presente a Gorizia dal 1 maggio 1919 all'8 settembre 1943, col 9° Reggimento Alpini, il Battaglione L'Aquila, il 3° Reggimento Artiglieria Alpina con il gruppo Udine. E il 15 di ottobre, oltre al 75° della Brigata Alpina Giulia, ci sarà anche il 152° anniversario di costituzione del Corpo degli Alpini. E quindi in questa grande manifestazione del 12-13 di ottobre ricorderemo anche questi 2 grandi eventi dell'alpinità. Io con questo vi ringrazio, ho finito, sono qua a disposizione per eventuali richieste, chiarimenti e quant'altro. Lascerei la parola al vice sindaco Chiara Gatta, che ringrazio perché devo dire che ci è sempre stata vicino quando ci sono state problematiche e non poche che non riguardavano solo il comune ma anche altre realtà, perché ormai viviamo in mezzo alla burocrazia.
abbiamo sempre avuto il sostegno e un passetto alla volta siamo riusciti a risolvere tutto. Anche questa mattina, prima di arrivare qui, sono andato in alcuni uffici per le ultime questioni che riguardano le strutture che ci sono state messe a disposizione. Dopo il suo intervento lascerò a chiusura, come la tradizione cerimoniale ANA, alla carica più alta in grado a chiudere questa conferenza stampa. Prego, Chiara. Grazie.